con la pulizia del finocchietto selvatico. Questo è proprio della mia zona. Togliamo le parti più dure lasciando i gambi più teneri, ricavando dei piccoli pezzetti. Li laviamo in acqua corrente con l'aggiunta di un cucchiaino di bicarbonato. Aiuterà certamente nella pulizia, ma soprattutto per quanto riguarda la cottura ci vorrà meno tempo. Mettiamo a bagno l'uvetta ed una pentola con l'acqua sul fuoco. L'acqua bolle, mettiamo una bella presa di sale grosso e i finocchietti. Per la cottura ci vorranno all'incirca 20 minuti, ma dipende dai finocchietti se sono più o meno teneri. Tostiamo il pangrattato in un padellino. Non deve essere troppo fine, io lo preferisco grossolano. Mentre il finocchietto cuoce, ci dedichiamo alla pulizia delle sarde, ovvero all'eliminazione della lisca centrale. Occorre un po' di manualità, ma non è affatto difficile. Iniziamo la preparazione del sughetto con olio, cipolla rossa di tropea tagliata in piccoli pezzetti, filetti di alici, pinoli e l'uvetta che andremo a strizzare prima di metterla in padella. Una breve mescolata, quindi inseriamo le sarde, un pochino di sale, l'immancabile peperoncino che a noi siciliani piace tanto e il concentrato di pomodoro. I finocchietti sono cotti, quindi li trasferiamo in padella. Aggiungiamo qualche mestolo di brodo di cottura dei finocchietti e sulla stessa acqua di cottura buttiamo giù la pasta. Io ho scelto i bucatini che sono perfetti. Intanto il sughetto si è ristretto e i bucatini si sono cotti, quindi li trasferiamo in padella per insaporirli con il fantastico sughetto. Giriamo per bene la pasta e se ci si riesce anche la facciamo saltare in padella. Ecco, siamo pronti per impiattare. Aggiungiamo il pangrattato come tocco finale. Buon appetito!